Oggi andiamo a fare l'unboxing di questa lampada della Feur Hand, una lampada a olio classica, però che nell'ambito bushcraft fa sempre la sua figura. Ho deciso di prendere questa perché è quella made in Germany, quelle diciamo originali, che non hanno problemi delle imitazioni cinesi, come si possono vedere anche a giro nei supermercati. Le imitazioni praticamente perdono sempre un po' di olio e non sono come questa, via. Bene, io la apro per la prima volta insieme a voi. Speriamo che il corriere non abbia fatto danni. Eccola qua. Come primo impatto devo dire che è molto... il certificato di autenticità è molto solida, sì. Si sente che non è una replica cinese, è anche abbastanza leggera. Bene, non ci resta che portarla con noi nelle nostre uscite e provarla in esterna. Bene, dopo l'unboxing sono venuto direttamente nel bosco perché è l'habitat più naturale per una torcia o lanterna così. Se volete usare una di queste lanterne a olio o a cherosene, dovete riempirla da questo tappino di olio. Lo mettete direttamente qua dentro e il gioco è fatto. La cosa interessante di queste lanterne originali è che nel tappo c'è anche una guarnizione, se no l'olio comincerebbe a fuoriuscire da qualunque parte. Una volta avvitato e messo l'olio, gli date una bella shakerata. Per accenderla constatate che lo stoppino sia inumidito dall'olio. Fate così, prendete un accendino o un semplice fiammifero come questi, una volta che ha preso la chiudete e regolate la fiamma. Ecco fatto, così potete regolarla, vedete? Voi vi domandate, la struttura è molto solida perché questa forma che ha serve anche per una questione fisica del calore, per metterla in pressione praticamente. La cosa bella di queste lanterne è che non hanno bisogno di elettricità, batterie, basta un fiammifero e un po' d'olio. Ovviamente come praticità non sono il massimo, però diciamo che in una situazione di outdoor o bushcraft fanno la sua figura, via. Comunque il prezzo si aggira intorno alle 30 euro. Su Amazon vi lascerò tutti i link in descrizione. Beh, c'è poco da dire su queste lanterne vintage. Come materiali prendete sempre le originali made in Germany perché sono sempre migliori rispetto a quelle cinesi e vi dureranno una vita, e anche in casa potrebbero tornare sempre comodo perché una volta va via la luce. Queste non hanno bisogno né di elettricità né di batterie né di nient'altro.
Spero che questo video unboxing e mini recensione vi sia piaciuto. Se volete scrivete un commento, iscrivetevi al canale e lasciate un like. Un saluto a tutti.